secondi festeggio stasera per tutti. Voglio fare l'isola di Man. Un giorno. E che si può finire anche di sabato la gara. Si riparte, signori. Weekend dell'altra volta, salita, mica salita, europeo eccetera. E qui Cremona. Siamo a fare dei videettini che vi piaceranno tanto. Sì, cari miei, la riconoscete? 1098R che metteremo a confronto con V4S, un salto quantico di giusto qualche anno. Poi vabbè, qui c'è la Muccona 2.0, perché ovviamente siamo già qui a Cremona, non vuoi fare la garetta per allenarti dato che settimana prossima c'è il National a Vallelunga, è certo che la fai. Poi R6 e la V2 che me l'hanno portata via, quindi stiamo girando 2 video in una mattinata, sono rovinato, lo facendo anche lui. Diretti in qualifica, pronti via, terzo giro, 1.32.9 nella nuova Cremona, tutto bello fiero perché ho visto un po' i tempi dei miei avversari che erano venuti qui a fare giorni di test, 32.8, 32.9, 32.7, quindi mi sentivo bello, no? Arrivo tempi, Petrarca 1.32.3, Diaz 1.33.0. Cioè, doveva essere una garetta di allenamento e invece come al solito è partita la gaina. Ovviamente Petrarca ex mondiale Moto 3 e Diaz campione del mondo Supersport 300, quindi un parterre da prima fila non indifferente. Detto questo, da quando ho fatto vedere su Instagram che avevo comprato i bitcoin nel lontano 2021, quando sembrava che dovessero sparire dalla faccia della terra, e adesso sapete bene essere sui massimi, sono esplosi nell'ultimo periodo, mi hanno martellato tutti con come hai fatto, che piattaforma usi, cosa mi consigli. Non mi sono mai esposto perché non sono un consulente finanziario, cioè alzo le mani, e nemmeno un trader, ma uno che investe a lungo termine nei momenti giusti in progetti o prodotti nei quali crede fermamente, come è stato per il bitcoin ad esempio. E in verità in passato non è stato semplicissimo approcciarmi su questo settore, ma adesso con Trade Republic mi ha svoltato la vita, provato e usato da me medesimo. Se lo avessi avuto agli inizi e ai tempi sarebbe stato molto più semplice. Ma cos'è Trade Republic oltre a essere un broker? Ne parliamo meglio dopo perché adesso è ora della garetta. E io che volevo fare la garetta di allenamento bello tranquillo. Sì, ti piacerebbe. Oggi con questi giovani terribili bisognerà sudare parecchio. E sono contento perché è sempre bello misurarsi con i talenti emergenti, soprattutto con chi ha dimostrato di saper correre ad alto livello nel mondiale, o addirittura è riuscito anche a vincerlo. Direi che allenamento migliore non potevo trovarlo. Per l'occasione abbiamo tirato fuori dal garage la nostra cara e vecchia V4S utilizzata nelle gare in salita, che fa sempre la sua porca figura. La gara, anche se di allenamento, è sempre una gara, niente sconti. Garetta di allenamento stra interessante perché davanti a me Petrarca con SCQ, io con SCX e Diaz con SC0. Ognuno di noi immagino abbia fatto degli esperimenti per pensare ai suoi campionati diciamo più importanti. Quindi andiamo dalla più morbida alla più dura. Scatto da parte di Lorenzo Petrarca, bene anche quello di Salvadori, mi sembra di aver visto, e vediamo in curva 1 con Petrarca che va a girare davanti a tutti con Salvadori subito alle sue spalle.
fare insidioso Salvadori, vediamo se avrà la possibilità adesso di prendere la scia nel rettilineo per poi andare nelle ultime curve e tentare un attacco sul poleman. Sul rettilineo del traguardo, dove andremo a vedere anche tra poco i primi tempi monitorati, ma intanto i primi 3 hanno praticamente fatto il vuoto, con Salvadori che si fa sempre l'insidioso. Allora, Diaz dietro di noi sta già perdendo un po' di strada, invece con Petrarca faccio molta fatica nelle curve a tornare indietro dove bisogna dare tanto gas con elevato angolo, e mi ritornano un po' in mente quelle difficoltà che avevamo l'anno scorso nel National col V4S, cioè tanta facilità di guida, bellissima, precisa e tutto il resto, ma in questi casi dove c'è tanto slittamento per il caldo e dove appunto ci sono particolari condizioni climatiche, mi servirebbe avere il traction control un po' più libero, perché prendo troppi metri, poi recuperarli sempre in staccata inserimento e dai, a un certo punto parte e ciao, grazie, arrivederci. E poi, mamma mia, sul rettilineo, ma che roba è? Incredibile, va fortissimo, la scia. Va bene che sono un cinghiale di 80 kg, però le Honda, anche quando correva Saltarelli con il National, è impressionante. Però poi col Ducatone, bam, mega staccata, fin dentro, anteriore. Però ci siamo. Perché stai rientrando? Cosa succede? Lo sapevo, me l'avreste chiesto. È successa una situazione da gomblotti e poteri forti questo weekend, ed è giusto che io dipani un po' i dubbi. Cioè, dato che avevamo visto che c'erano Petrarca e Diaz, piloti molto veloci con i quali aveva senso fare una bella garetta per tenersi in allenamento, appunto, dopo i vari video col 1098, il V2 eccetera, dai, lanciamoci in gara, facciamo qualifica, pronti via, senza stare a vedere bollini, mica bollini e via dicendo. Quindi ci siamo trovati alla sprovvista e non sapevamo che dovevamo usare i bollini anche in gara, e quindi molto semplicemente per la gara non li avevamo. Quindi, per evitare una squalifica nel momento in cui la gente non sa, non vede, via dicendo Salvadori è squalificato, mi sono semplicemente ritirato 2 giri prima, per evitare appunto che, arrivando al traguardo, gli ufficiali giustamente analizzassero che i bollini non c'erano e quindi la squalifica sarebbe stata immediata, giustamente. Ma mi fa ridere il pensiero di qualcuno che va a pensare che devo rubare il treno di gomma in più per fare la gara di allenamento. Cioè, vabbè. Detto questo, era giusto per mettere i puntini su lei. Complimenti a Lorenzo, che è andato fortissimo. Ritorniamo a casa, qualche videttino da montare e poi è già Race Week per Vallelunga. Arrivati nella stupenda Vallelunga, là dietro, guardate come splende il podio. Speriamo di esserci sopra la domenica. Se facciamo secondi, festeggio stasera per tutti. Sì, l'ho registrato. Ha preso un impegno, attenzione.
adesso attirerò la vostra attenzione. Lo sapete che se depositate 50.000 euro su Trade Republic, esattamente come in banca, a fine anno vi ritrovate in mano 2.000 euro? Come? Prima devo spiegarvi bene chi sono. Trade Republic, con oltre 4 milioni di clienti, è una piattaforma facile, intuitiva e soprattutto sicura e regolamentata. Ha ottenuto la licenza bancaria completa della BCE, a conferma del livello di sicurezza offerto ai propri clienti. Ci vogliono 5 minuti per aprire un conto sul cellulare e 3 click per investire e creare un piano d'accumulo per il lungo periodo, totalmente gratuito. E poi cosa importantissima, che ogni volta poi escono da sotto il tappeto costi nascosti e via dicendo, con Trade Republic nessun costo nascosto o variabile. E adesso la figata che dicevamo prima, semplicemente depositando i tuoi fondi, la liquidità non investita viene remunerata al 4%. Per chi invece volesse investire, ci sono diversi piani di accumulo in ETF o azioni che sono completamente gratuiti, e anche le cripto di cui abbiamo parlato all'inizio. Al link in descrizione qui sotto, inserendo il mio codice di benvenuto, otterrete un bonus e avrete tutte le informazioni che magari volete ancora scoprire su Trade Republic. Quindi non aspettate altro tempo, link qui sotto, andate a dare un'occhiata. Finalmente è tornata nelle mie mani. E poi vi state chiedendo dov'è finita la Cupra con la quale ti sei disintegrato contro il Ducato? Bene, anche quella è una storia che magari vi racconterò, perché fa molto ridere. Dopo 2 mesi è ancora ferma dal meccanico e da Volkswagen non ci viene detto assolutamente niente. Ogni volta call center ti rimandano a quell'altro, quindi nonostante io abbia una casco, il risultato è che ancora dopo 2 mesi non si sa se la ripareranno, se me ne daranno un'altra. Cioè una roba folle, vabbè, però poi vedremo se andrà a lieto fine o meno. Per adesso mi godo la campina. Spettacolare. Dimenticavo, e se siete qui nei dintorni di Brescia, volete portarvi la macchinetta a fare detailing, wrappettino, dettagli, strisce eccetera eccetera, chi meglio di loro? Quindi mi raccomando. Allora, a parte il puttanaio che vedete là, insomma, sto facendo la borsa per il Mugello MotoGP. Che bello andare a vivere la MotoGP non come l'anno scorso, tutto con la tensione, ma proprio vedendo gli altri in tensione. Ho capito che quell'ambiente lì è bello dall'esterno e non dall'interno. Altro ambiente che invece apprezzo tantissimo, ve l'avrete ben capito, quello delle road race. E oggi è il 30 maggio e ragazzi è iniziata l'isola di Man. E proprio oggi mi sono svegliato con una strana sensazione. Cioè, l'isola di Man ancora dicevo no, perché... Sapete cosa c'è? Anzi, vi faccio vedere un messaggio che ho mandato a Bruno, che è la persona che mi aiuta nella gestione della stagione, moto, cazzi, mazze, eccetera. Mi sono svegliato e gli ho detto voglio fare l'isola di Man, e lui mi ha risposto questo. Sai che di solito non mando mai i vocali, ma stavolta faccio un'eccezione per mandarti a fare in culo per direttissima. Adesso metterò a budget anche lo psicologo per me. Ecco, non sono abituato al fatto di tirare dentro così tante coppe da non riuscire ad avere il tempo di poi sistemarle. Quest'anno è bello, insomma. Ma tornando a bomba noi, la Northwest avevo detto volevo farla, ma l'isola di Man ancora un po' no, però è un qualcosa che non si può fermare. E voi mi starete dicendo bene, a questo punto cosa ti frena dall'andare a fare l'isola di Man? Gli sgay. Ebbene sì ragazzi, abbiamo fatto un attimo un conto rapido sulle varie cose e ci vogliono una fraccata, ma una fucilata di soldi. Quindi, dato che voi siete quelli che guardano i weekly fino in fondo, vi sorbite anche delle pubblicità che a qualcuno servono perché gli servono quei servizi e prodotti, qualcuno invece no, è giusto che voi sappiate per primi le novità. Quindi, ve l'ho appena detta, l'anno prossimo l'obiettivo è quello, però per la prima volta, se voglio farlo e soprattutto se l'idea è quella di andare lì e creare una serie stile Netflix, quindi con 2 operatori, compagnia bella, non posso più contare solo sulle mie forze e devo fare un crowdfunding, un qualcosa del genere, per poter portare sul canale con lo stile e con la qualità che voglio io quelle 2 esperienze incredibili che mi sembra che anche voi vogliate vedere. Guardatela come un abbonamento per poter vedere
quella roba lì con la qualità che avete visto nell'IRC. Quindi vi chiedo spassionatamente, non so ancora se lo farò o non lo farò, vi dicendo, stiamo mettendo insieme un po' tutto per il 2025. In caso facessi un qualcosa del genere, mi appoggereste per portare la bandiera italiana all'isola di Man e alla Northwest con Superbike e Stock 1000 in Irlanda e V2 e magari una sport bike all'isola di Man? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Adesso io devo finire ancora 187 video e poi Mugello. E come da tradizione, buongiorno buongiorno. Guardate chi c'è. Vero. Cosa fai qua di bello? Portami a offrirmi una bella Red Bull. Oh, là, guarda. Bam. I ragazzi, siccome hanno visto che gli altri erano su un piano, hanno deciso 3 ne vogliamo. Salute. Ginger beer spaziale. Non tutti lo sanno, ma io sì. Adesso stanno iniziando tutti i warm up delle moto per la MotoGP. Quindi andiamo ad ascoltare, se ce la facciamo, qualche bel warm up pure sound di questi mostri da 300 cavalli. Quello che posso dire è solo un giorno. Un giorno. Ovviamente provarla, cioè non fatevi idee strane. 2 girettini così, appena. È incredibile, cioè vedere da vicino ti fa scoprire un sacco di cose. E poi non so se avete apprezzato la fluidità dell'abbassatore, a vederlo in azione con le moto ferme. Lo so, forse mi caso con poco, ma bellissimo. Comunque voglio farvi vedere cosa sono 8-10 milioni di euro dentro un box. Allora, devo andare, se no mi cazzano perché ho lo zainetto e non si può qua. Ciao! Spettacolo. Comunque, stavo dicendo, nella pit lane avete notato come le moto, quelle che sembrano più complicate, più con alette appiccicate da tutte le parti, più sofisticate, alla fine sono quelle che vanno più lente. Invece vedi Ducati, cavoli, sembra quella più semplice, meno elaborata, eppure quella che in pista rende di più. Certe volte la semplicità paga. Leggermente vicino nella pit lane, cioè giusto appena. Come potete sentire sta girando la MotoGP, già sta andando fortissimo e sono andati fortissimo anche i ragazzi della Moto3 che con la pista chiazzata hanno girato in 1.55 al primo turno, cioè follia, con la pista con le chiazze. E di fatto voglio andare in un box a vedere un attimino la tecnica. Eccoci nel team MTA con il carissimo Ste. Ciao a tutti. Allora, ho un bel po' di domandine da farti, perché allora la Moto3 non la conosce più o meno nessuno nel lato tecnico intrinseco, per così dire. Quindi una roba che sono curioso sono i cavalli, perché una volta parlavamo, quando erano appena entrate, le bistrattavano un po' dicendo ormai sono delle motoracce, 4 tempi, Davano di 2 tempi. Però adesso abbiamo raggiunto delle potenze incredibili per essere un 250 4 tempi. Parliamo di un monocilindrico che ha intorno ai 60 cavalli e pesa su 80-81 kg. Poi ero curioso anche dell'elettronica. Cosa si può fare adesso su queste motorettine qua? Possiamo intervenire su 3 mappe di freno motore. Quel poco che c'è bisogna proprio cercare il massimo. Queste motorettine qua 54. Comunque voglio provarla, dai. No, ma non ha senso. Ciao
già dicevo, sulla 1000 sono impiccato sul davanti. Qui giusto, cioè, è così praticamente, è incredibile. Vabbè, meno male che non ho mai corso Moto 3, sennò sarebbe stato un disastro. Grazie mille e in bocca al lupo. Grazie a voi. Ciao. Pausetta per il pranzo, siamo qui al VIP Village. Salute, questo è Red Bull, non è alcol. Comunque è tanta roba godersi la MotoGP così, senza pressioni, senza robe, facendo un po' di pubbliche relazioni, che per andare all'isola e alla Northwest serve un po' di budget. E adesso poi vi porterò a fare una roba fighissima, cioè a vedere la grid della MotoGP e a sentire un po' la tensione che i piloti vivono in una delle gare più sentite dell'anno. Vamos! 2 minuti all'ingresso in grid, guardate che spettacolo! Sta preparando la barbetta al Kevlar, siamo carichi. Beh ragazzi, cioè, ho la pelle d'oca alta così, è bellissimo vedere come ogni pilota alla fine, siamo in MotoGP ma fa le stesse cose di ogni altro pilota in qualsiasi altro campionato. Il bacino alla fidanzata, l'in bocca al lupo del tuo coach, wow, bellissimo. Sono partiti. Becco +1. E che si può finire anche di sabato la gara. 07. Io l'anno prossimo ho idea di andare a fare l'isola di Man. Bel coraggio, bel coraggio. Giusto qualche volta l'hai vinta. Qual è un consiglio che puoi dare a uno che ha in testa di fare sta roba qua? Allora, innanzitutto devi conoscere la pista, perché all'isola di Man non puoi cadere. Quindi o te la prendi proprio come passeggiata, ma se ti vuoi gasare così diventa pericoloso. Secondo te, da pilota che è andato per la prima volta, quanto ci vuole, quanti giri ci vogliono per impararla? Bisogna andare un anno e poi andare l'anno dopo ancora. Quindi dici che al terzo anno inizi a ricordarti un po' tutto? A meno che fai come ho fatto io, che ho avuto 15 giorni liberi, sono partito da solo, sono andato all'isola di Man, ho affittato una moto e per 15 giorni tutte le mattine e pomeriggi io giravo. Avrei fatto tipo 7000 km prima della gara. No, non era facile ricordarla tutta. How was it? What? The MotoGP today? The MotoGP was fantastic. You know why? Pecco, numero uno. Number one, Pecco! Number one. Now, Milan, bye bye! Ciao a tutti.